Siamo tornati a Copenaghen. Era doveroso portarvi dei contenuti da Copenaghen di un certo livello. Sapete già dove stiamo per entrare? Bando alle ciance. Mi mancava questo vento gelido di Copenaghen. Raga, siamo entrati come al nostro solito, siamo i primi. Ho le aspettative a 1000. C'è la cucina a vista, bellissima da vedere, con vista sul parco e non vediamo l'ora di iniziare. Questa è la nostra selezione di champagne al bicchiere. Il secondo è un assemblage, 60% di Pinot Nero e un 40% di Chardonnay. Ricco in bocca, una leggerissima ossidazione. L'uso del legno fa sì che la parte speziata sia un pochettino più in evidenza. Dongrier, Blanc de Blanc, tutto il frutto, tutto il fiore dello Chardonnay, avendo anche qui l'uso del legno, una bella nota vanigliata, tutti i sentori classici dello champagne, la crosta del pane, i lieviti, burro, una bellissima acidità, una bellissima salinità. Partiamo subito forte, ci sono stati presentati gli champagne di aperitivo. Franci, manco non la conoscessi, Chardonnay in purezza. Io invece vado col secondo, che era un mix Chardonnay e Pinot Noir, e mancava il Pinot Meunier se non sbaglio, che è il terzo vitigno che compone lo champagne generalmente. Quante ne so? Abbiamo cambiato il menù a marzo e abbiamo deciso di intraprendere una strada senza carne, quindi troverete soltanto vegetali e pesce. Abbiamo un menù di 18 portate. Mi dispiace aprirlo e rompere la ceravacca. Ovviamente per i vini, come sempre in posti come questi, c'è un'enciclopedia, ma tanto noi andiamo col pairing. Iniziamo con una tradizione danese, quella di abbinare pesce allo snaps. Quindi qui abbiamo una tartelletta croccante di alghe, all'interno trovate della ringa salata e affumicata, creme fraiche e un dill snaps, quindi uno spirito all'aneto. È una barchetta a forma di foglia ma solida, di modo tale che possiate impugnarla. Fondamentale la ringa, è quella che dà un po' più di vigore da un punto di vista di gusto, però è anche croccante. Alla vista non sembrerebbe, ma è super patatinoso. Tutti i piatti che vedrete in questo video sono magici da un punto di vista dell'estetica. È la prima volta che ci troviamo davanti a un livello di perfezione così alto. La ringa dà un sacco di sapidità. Sapido! È tornato il mio aggettivo preferito, però allo stesso tempo è delicato. Proseguiamo con succo di cavolo e prezzemolo, poi abbiamo un gelo al latte e uova di lobo. Questo è un'opera d'arte ma in miniatura. Chissà se la nostra lente macro riuscirà a rendere l'idea. Super fresco, c'è una parte croccante e ci sono diversi livelli di sapori che ti entrano in bocca, davvero molto molto buono. Mi stavo domandando dove fosse il kale e lo vedete qui sotto. Cavolo nero. Scusate ragazzi se faremo un mix di italiano e inglese, ma qui è un pasticcio. Hai ragione, c'è una nota croccante piacevolissimo, è fresco, ma allo stesso tempo è molto goloso. Molti di voi si aspettavano che saremmo andati al Noma, abbiamo deciso di venire in questo posto. Punto numero 1 perché siamo riusciti a prenotare. Punto numero 2 perché siamo nel ristorante numero 2 al mondo e in uno dei templi della cucina mondiale in questo momento. Proseguiamo con dei cetrioli danesi, li riempiamo con delle ostriche e dei fiordi e poi li serviamo con delle uova di lumaca affumicate e delle erbe. La salsa ricorda un po' il feeling dell'oceano, questa è un po' la sensazione che vi vogliamo dare, freschezza e mineralità. Qui ogni piatto che arriva, la prima cosa che ti viene voglia di fare dopo che te l'hanno spiegato è stare 20 secondi a guardarlo, perché sembrano dei quadri, mi sembra di stare al MoMA. Si percepisce il lavoro che c'è dietro già solo per l'assemblaggio. Comunque a voi potrebbe sembrare che siamo apparentemente preparati e invece c'è il trucco. Ho cercato di prendere un po' di appunti prima di venire qui perché ragazzi i piatti sono talmente complessi e il posto è talmente bello che ci siamo presentati con gli appunti. Un po' come quando a scuola vieni interrogato ma hai il libro sulle ginocchia cercando di non farti vedere. Assaggiamo questo cetriolo con ostriche e uova di lumaca. Anche questo come i precedenti super fresco. Solo per farvi capire la complessità di questo piatto, questo è un cetriolo che è stato scavato, in cui è stata
inserita l'ostrica e poi sopra sono stati appoggiati 2 dischi, uno credo di mela, una gelatina, però capite che meraviglia è questo piatto. Caviale o cetra, viene dalla Bulgaria, lo serviamo con semi di girasole leggermente tostati e alla base un purè fatto di foglie di noci sott'aceto. Finiamo con una panna montata infusa con del caviale disidratato. Questo è un piatto di caviale opzionale e ci è stato gentilmente omaggiato. Che poesia! E i semi di girasole esaltano il tutto ulteriormente, dando consistenza al morso. Meraviglioso. Con il vino andiamo in Austria, si chiama Wachau. Questo è un produttore biodinamico e avete un Grüne un territorio molto particolare. È molto freddo d'inverno e molto caldo d'estate, ma lui tende a raccogliere tutta l'uva nel momento corretto in maniera tale da non perdere l'acidità. È un'uva fruttata, un'uva floreale. Inizia il percorso vini e sono già in ritardo di un vino perché non ho ancora finito l'aperitivo. Qua non si scherza ragazzi, c'è da impegnarsi, ve lo dico. Poche chiacchiere e bere. Io invece farò un abbinamento di succhi centrifugati. Questo è un succo di barbabietola gialla che non avevo mai sentito in vita mia, con pera e topinambur bruciato. Super curiosa, buonissimo, e sapendolo, perché ovviamente è un gusto molto complesso, si sente il retrogusto di topinambur bruciato. Ecco, succede che adesso sono più curioso di assaggiare il tuo succo che i miei vini. Cin. Ma è pazzesco! Ma è super buono. Adesso voglio fare anch'io il pairing di succhi, raga. Me lo riprendo infatti. Dopo il primo lockdown abbiamo aperto un pop-up che si chiama Angelica, completamente vegano, e questo è un piatto che proponevamo ad Angelica, soltanto che abbiamo deciso di farne la versione geranium e di conseguenza servirlo con del pesce. Prendiamo tutte le verdure e tutte le erbe fresche che ci arrivano la mattina, le glassiamo con del tartufo e davanti a voi avete un'emulsione di trota e poi delle capesante che sono state fritte. Cosa dovete fare? Prendere le verdure, immergerle prima nell'emulsione e dopo nelle capesante e mangiate con le mani. Si sente tantissimo il gusto di pesce, insieme a questo aspargo qua è delizioso. Prima qua, poi le paniamo. Comunque, nonostante l'esperienza super da un punto di vista gustativo, io rimango affascinato dal vedere questi ragazzi giovanissimi che qui è possibile vedere, grazie alla cucina vista, lavorare di fronte a te mentre mangi. Cioè, per me è uno spettacolo. Proseguiamo con una rapa rossa proveniente da una farm biologica qui a Copenaghen, Birkemosegarden si chiama. Polvere di mirtilli e questa salsa con un'acqua di cozze e rafano. Barbabietole di Birkemosegarden. Birkemosegarden, per intenderci, strada per Isengard, superate Mordor, poi prima di arrivare a Barad-dûr chiedete. La parte che mi conquista qui è il gusto raffanato, gusto senape che c'è dentro questo piatto. Inutile citare la lavorazione della barbabietola. Io vi volevo far vedere la meraviglia di come era stata tagliata ogni singola foglia di barbabietola. Una cura dei dettagli che a questi livelli non abbiamo mai visto, onestamente. Con Franci specchiata nel cucchiaio. Cominciamo dal succo. Il succo è a base di mela verde. La mela verde è uno dei frutti più importanti in Danimarca perché ha una certa dolcezza ma allo stesso tempo una grandissima acidità. Con l'estrattore togliamo prima i semi, prendiamo tutto il succo della mela, facciamo lo stesso con i cetrioli, dopodiché mixiamo succo di mela e succo di cetriolo e con l'aneto facciamo un olio molto intenso che andrò a mixare col succo. Dopodiché col resto dell'aneto lo mettiamo in forno per una notte a 70 gradi e lo secchiamo e ne facciamo una polvere. Terminiamo con la polvere di aneto. E qui avete grappoli di grillo, un'uva che fino agli anni 90 è stata usata in maniera particolare per fare il marsala. Marco De Bartoli decide di usarlo in maniera diversa. Siamo vicinissimi al mare, immaginatevi le radici che riescono a prendere tutta la salinità del mare. Prima fermentazione in acciaio e dopo riposo per 12 mesi in rovere francese. Un vino molto ricco, avrete però un pochettino più di salinità rispetto al primo, sentori fruttati, erbacei. C'è un'isoletta che si chiama Bornholm, famosissima perché moltissimi artisti in realtà vivono là. Lei si chiama Zelmer Olsen e lavora con il vetro e le polveri. Questo piatto in particolare è stato fatto con vegetali secchi. Trovate sedano rapa, sottaceto, all'interno ci sono delle perle che sono state fatte da mela e kohlrabi. Kohlrabi è una sorta di rapa e poi c'è una crema di un formaggio che si chiama Rios, che è un formaggio tipico danese affumicato al latte vaccino. E andrò a finire con crema fermentata e del caviale che arriva dal Belgio che si chiama Bairi. Inquadrare qua è stata
dura. Spero apprezziate il lavoro che stiamo facendo anche di cameraman, perché in certi frangenti non è facilissimo. Questo piatto, ragazzi, non ce l'hanno detto ma mi sbilancio io, secondo me questo è un signature dish di questo posto. Solo a guardarlo è una roba che ti dispiace rovinare con la forchetta e il cucchiaio. Hai fatto una bella inquadratura per la copertina? E mi metti un po' ansia così, mi sa che ne rifaccio un'altra. Ora si sta impegnando in più. È molto buono. La parte del latte fermentato ci sta molto bene nell'accompagnarsi alla sapidità del caviale. Ci sono i cubetti di sedano rapa che sono all'interno, belli croccanti e freschi. Cosa fai, sbirci? No, voglio capire se l'inquadratura è giusta. Per cortesia, se potessi non macchiarmi la lente, te ne sarei grato. Lo senti il cubettino di sedano rapa che c'è dentro? Non è un cubettino, ma è una sfera. Vabbè, cubetto, sfera. Cin. Ecco, peccato solo la mancanza di un qualcosa per far la scarpetta, perché secondo me qua molti piatti si prestano. Aiuto Giano. Allora io aiuto Franci. Madonna ragazzi, da oggi in piena per i succhi. L'altra cosa interessante da notare quando ci sono le cucine a vista come in questo caso, vedete fisicamente quanta gente sta lavorando ai piatti che vi arrivano. Il succo questa volta è a base di uva spina e levistico, perché il prossimo piatto è a base di patate ed è tradizione danese avere patate al cartoccio, una volta cotte e abbrustolite, levistico sopra. Che buono il levistico. È un'erba che non fa assolutamente parte della tradizione piemontese o delle nostre zone, ma mi piace un sacco. Con il vino invece siamo a Santa Cruz, siamo sotto San Francisco ed è un neo Chardonnay. Siamo vicino al mare, in un posto ventoso, con dietro le montagne e siamo a un'altitudine pazzesca. Siamo in un'area dove il legno è strausato. Lui ha deciso di non dargli così tanta importanza e influenza. Tutta la parte sicuramente aromatica proviene dall'uva, la bella frutta fresca, il bel fiore. È vero, non è piaccione come i soliti vini americani che fanno tanto legno. Si sente la vaniglia, ma è una nota delicata. Alla base di questo piatto ci sono delle patate danesi con cui facciamo un purè e lo condiamo ovviamente con del burro. Tutti i prodotti che usiamo veri, quindi i latticini, provengono da una piccola farm vicino a Copenaghen. Noi cerchiamo di valorizzare al più possibile i loro prodotti perché hanno solamente 35 mucche. Dopodiché in questo piatto abbiamo dei piselli, li condiamo con prezzemolo e levistico. Finiamo con una spuma basata su cavolo fermentato. Giano inquadra, io faccio i compiti. Questo abbinamento di succhi, ragazzi, è veramente una roba spaziale. Piatto caldo, patate, cavolo, levistico e senape, una combinazione perfetta. Mi sento di poter dire che forse per quelli che sono i sapori che piacciono a me, finora è il migliore. C'è un retrogusto che mi entusiasma, ma che non riesco a decifrare. Il levistico forse. È una bomba, ragazzi. Non dovevo dire bomba, ma lo dico, è una bomba. Franci che non riesce a mettere a fuoco. Caldo, cremoso, croccante, grasso. Nel frattempo mi è venuto in mente che cos'è che mi ha colpito particolarmente: i piselli. Cutipol, la conosco perché l'ho già vista in altri stellati. Amici di Cutipol, sono appassionato di cutlery, per cui sappiatelo. Non ci seguono quelli di Cutipol? Le verdure di stagione, perché ogni settimana piccoli produttori ci inviano l'asparago, delle erbe selvatiche, delle cipolle selvatiche, salsa di formaggio locale che si chiama Westerhaus. Prende tutta questa salinità, questa sapidità dal fatto che le mucche vanno a mangiare tutte le erbe di fronte al mare. Asparagi e olio di cipolle selvatiche. Ha un sapore forte la cipolla, ma è comunque piacevole. Assaggiamo questa cialda, che se non erro dovrebbe essere di cipolla. Cipolla croccante e sottilissima, sarà tipo mezzo millimetro. Questo è uno dei piatti che esteticamente mi affascinavano di più prima di venire qua. Come ha detto Giano, il sapore della cipolla è protagonista, ma è piacevolissimo. È facile copiare quello che ha detto Giano, Lo eleggo mio piatto preferito fino ad ora. Avete un succo a base di mela, ma usiamo 10 mele diverse e prendiamo il succo dal sedano rapa, lo portiamo a ebollizione, lo chiarifichiamo, lo mixiamo insieme al succo di mela e poi cosa facciamo? Prendiamo il fieno e lo bruciamo, mettiamo a bollire il fieno con acqua, conferirà al succo una nota quasi caramellata. Per il vino invece siamo in Alsazia, l'età del vino la potete vedere è il 1997, avete del Pinot Grigio, un vino che fa un po' di legno con
con una sorta di residuo zuccherino alla fine, questo perché raccolgono l'uva comunque leggermente matura, ha una bellissima acidità, una certa salinità. La nota ossidativa lavora molto bene con il tartufo, mentre la nota zuccherina lavora molto bene con le cipolle caramellate. Abbiamo un pancake e all'interno nell'impasto c'è latticello, aglio orsino, poi all'interno troverete una maionese al tartufo e charlotte caramellati. È arrivato un piccolo pancake. Chiaramente inclinandolo ho rovinato l'anteprima. Andiamo all'assaggio. Posso dirti che conoscendoti, questo sostituisce quello che tu hai decretato al primo posto, perché questo pancake al morso è una focaccetta calda col tartufo e il latticello. Ciao, raga, ciao. Focaccetta bomba, Trovami una posizione di classifica di questo piatto. Numero 2. Avrei detto numero 1, conoscendo i tuoi gusti. Forse non ci conosciamo abbastanza. In abbinamento con il succo di mela, il profumo del fieno si sente tantissimo e gli dà una nota caramellata molto molto particolare, perché lo si sente anche come fin di bocca, però gli dà quel twist interessante. Franci promossa sommelier dei succhi. Bella idea! Ti piace questo titolo? Io sono sempre emozionato quando assaggio vini, soprattutto bianchi, che tendenzialmente, per quello che si sa sui vini bianchi, non si prestano così tanto all'invecchiamento, ma forse è più un mito da sfatare. Questo vino ha esattamente 25 anni. La tua età? Sì, più o meno. Il succo è a base di more, mirtilli rossi e ciliegie secche. Mixandoli tutti insieme riusciremo a trovare un equilibrio. In realtà vogliamo ricreare il bicchiere di vino rosso. Gli diamo tutta la parte fruttata che molto spesso si trova nei vini rossi. Mettiamo in infusione il succo con una polvere di pino, quindi la nota balsamica che spesso trovate nei vini rossi è data dal pino nel succo. E affumichiamo il bicchiere e quindi gli diamo l'affumicato che molto spesso danno le botti ai vini. Il vino, Federico Cossard è uno dei capisaldi del vino naturale e avete Pinot Nero. Cossard ha uno stile tutto suo di lavoro, tipi di vini molto succosi, in pieno frutto, e fa lunghissime macerazioni di 40 giorni, annata permettendo, e soprattutto usa botti di rovere, sentirete una parte speziata molto presente, quindi un vino fresco, tannino elegante, per niente invasivo. Qui abbiamo un rombo grigliato nella yakitori, questa griglia giapponese. All'interno trovate una faccia di scampi dalla Norvegia, dragoncello, e la salsa è fatta con turbot bones e olio allo scampo. Al centro, da condividere, funghi selvatici, spugnole e peppino e pino fresco. No vabbè, ma la nota di affumicato è totale, è talmente preponderante la nota di affumicato che si capisce già al naso che non parliamo di un vino, perché sarebbe troppo forte. Però è super interessante. Non so neanche se abbia senso per un succo fare questo gesto, senza nulla togliere al percorso vini, che è un percorso veramente cazzuto, ragazzi, per usare un termine tecnico. Però sono talmente spiazzato da questo percorso dei succhi che ha fatto Franci che sono più entusiasta per questo. Sembra un bicchiere di vino, ma non è un bicchiere di vino. È un gioco molto divertente. Piatto super delicato, sa di burro, è quasi burroso questo piatto qua. In realtà si tratta, ragazzi, di rombo e aragosta con pino e morels, che non mi ricordo cosa voglia dire. Davvero buono. Asparago bianco danese con tartufo nero, timo e dei fiori di sambuco agrodolce, mentre il succo è a base di asparago bianco grigliato. Al centro avete un cracker fatto col cornic, che è un formaggio danese, e sopra c'è della polvere di caffè d'orzo. Tu che ti ricordi tutto, che cosa abbiamo? Vabbè, però se leggi Vabbè, cioè non puoi neanche dire di essere sbronza perché hai bevuto solo succhi. asparagi bianchi, fiori di sambuco, tartufo, cracker di formaggio con polvere di caffè d'orzo e poesia. Molto saporito, un'incredibile sfumatura di sapori, anche se sono vegetali, e molti di voi penseranno che noia, non c'è la carne. No ragazzi, non avete idea della bontà dei piatti che stiamo mangiando. Queste palline sono palline di asparagi molto croccanti, c'è la parte balsamica data dal sambuco più il tartufo, è veramente una combinazione perfetta. Il caffè gli dà la nota amara. Ma si sente tanto. E guardo questi ragazzi anche con un po' di sana invidia, perché col senno di poi mi sarebbe piaciuto fare il loro percorso quando avevo quell'età lì. Ma quando avevo quell'età lì non capivo un cazzo.
Questa è la cruda verità. E ora andiamo a fare un tour in cucina. Abbiamo una splendida vista sulla Svezia, infatti si vede la Svezia, le coste svedesi. Poi siamo molto vicini anche al parco, quindi possiamo vedere il cambio di stagione che è sensazionale. Statuette della Bocustora di Chef Rasmus. Rasmus è l'unico detentore della Bocustora ad avere tutte e tre. Ci muoviamo nella cantina. Wow. 14.000 bottiglie, abbiamo all'incirca 4.500-5.000 etichette diverse, tradizionalisti, modernisti, biodinamici, organici. La bottiglia più costosa che abbiamo è uno Screaming Eagle del 1992. Screaming Eagle è un Cabernet Sauvignon della Napa Valley ed è una bottiglia Magnum. Io non oso toccarla. E quanto costa? 50.000 euro. Ci credo che non la vuoi toccare. No. E in caso di bottiglie così importanti, nel momento in cui le aprite, e per caso succede che obiettivamente non è buono. Alcune bottiglie fanno parte della nostra lista delle rarità, quindi i clienti che decidono di selezionarle Allora, rischio pericolo. si assumono la responsabilità. È successo un paio di volte che alcuni clienti abbiano preso dalla lista delle rarità, però finora tutte le bottiglie sono state a puntino. No, è che indipendentemente dalla conservazione in modo corretto o no, aprire una bottiglia è sempre interno all'otto, soprattutto nel momento in cui sono di una certa età, quindi non... Se fossi io la berrei comunque. Questa è la nostra cucina di ispirazione, dove Chef Rasmus sviluppa i nuovi piatti, nuove pietanze. Chef Rasmus e Sore hanno preso ispirazione a questa cucina a vista per costruire poi la cucina a vista all'interno del ristorante, perché hanno visto che c'era molta interazione tra la sala e la cucina e tutto per il benessere del cliente. No, che figata. Abbiamo una bella vista sullo stadio del Copenaghen, anche lo stadio nazionale. Quindi mentre lavorate voi vi guardate le partite di fatto? Sì, ma calcio danese alla fine, non è Quindi, come il nostro calcio italiano. Allora, io in uno stellato con vista sullo stadio non ero mai stato e sono già entusiasta, ragazzi. Siamo qui nella cucina principale, abbiamo quattro sezioni in cucina. Inizia con gli snack, abbiamo piatti freddi, piatti tiepidi, piatti caldi e poi cominciamo qui con i dessert. Rientriamo qui in sala principale. Tutto analogico. Tutto analogico. Per dessert, Immer, yogurt danese ghiacciato, acetosella selvatica e un'infusione di hackberry. Il nome in italiano è bagolaro, è un fiore della stessa famiglia della mela e un olio alla verbena. Finita la visita, iniziamo con tutta una serie di piatti dolci. Partiamo con questo, che è uno yogurt alla verbena. Ricordo di un Bip. Avete sentito la descrizione, non è il caso che vi ripeta io quali sono gli ingredienti di questo piatto, anche perché se mi conoscete sufficientemente bene saprete che non me li ricordo. Erano molto complessi gli ingredienti. Ci sono queste sfere congelate che danno una nota super fresca e buonissimo. Questa volta avete un succo di rabarbaro, è una verdura importantissima in Danimarca, molto acida. Immaginate c'è un rapporto di 6 kg di rabarbaro e 8 litri di acqua, molto intenso. Invece andiamo in Germania, Riesling Auslese 2019. Auslese significa una selezione delle uve migliori e indica ovviamente il contenuto zuccherino del vino. Vendemmia con poca acqua, tanto zucchero già presente nell'uva e si abbinerà per il prossimo dessert che è a base di yogurt e rabarbaro. Continuiamo con una mousse allo yogurt, all'interno trovate una composta al rabarbaro, una granita ghiacciata, fiori e legno di ribes nero e meringhe croccanti. Siamo giunti ai dolci e affrontiamo il momento per noi più difficile, perché è quello in cui cominciamo a cedere un po' da un punto di vista della fatica e anche della sbronzitudine. Ma è super morbido. Guarda l'interno, rabarbaro, yogurt, foglie di tè, frozen, ci sta proprio bene. Ha quasi la consistenza di un mochi. Ma siamo su YouTube? Volevo dire una cosa relativamente al menù. Prego, di pure. Sapete cosa mi piace un sacco? Cosa ti piace un sacco, Franci? Dici. Che i dessert sono tantissimi. 2 bocconi dolci, quello bianco è una riduzione di topinambur con una salsa al cioccolato, mentre l'altro è salsa al cioccolato fondente. Voglio far vedere ai ragazzi la bellezza di questo cucchiaio e delle 2 pallette dentro. È un guscio di cioccolato con dentro una crema al topinambur. Assolutamente spiazzante, perché il topinambur in un dolce è qualcosa di inaspettato. Vado con la palletta di cioccolato.
Ma l'hai visto il cucchiaio? È pazzesco. È meraviglioso. Quella al cioccolato? Era ripiena di cioccolato. Bene. Cominciamo sempre dal succo ed è a base di una bacca tipica scandinava che si chiama Cloudberry Camemoro ed è una bacca molto acida che però, se lavorata con lo zucchero, sprigiona dei profumi pazzeschi. Ci mettono in fusione dei semi di zucca tostati e per l'acidità aggiungiamo un po' di olivello spinoso. Per il vino invece andiamo in Jurançon in Francia. Balaguer è il nome di un vento. È una cantina che non produce tutti gli anni, ma produce soltanto quando hanno l'uva adatta a fare questa tipologia di vino. Il vento fa sì che queste uve si secchino in maniera particolare e ha dei sentori di tartatin, quasi di mela cotta, passion fruit, comunque frutti tropicali, belli caldi, da abbinare al dolce che è a base di cioccolato bianco, semi di zucca tostati, sorbetto di olivello spinoso, succo di carota, olio di zucca e la parte croccante sopra è stata fatta con una purea di carota. Dovete semplicemente romperla e andare a mangiare tutto insieme. Prima di oggi non sapevo neanche dell'esistenza dei Cloudberry, detto anche in italiano Camemoro, che assomiglia ad un lampone arancione. Non è un lampone, è molto acido e sono curiosissima di sapere che sapore ha. Ok, non assomiglia a nessun frutto che io conosco. È delizioso, non riesco a trovare un riferimento. Secondo me azzardo è una via di mezzo tra la pesca e l'uva. Tanto i ragazzi non sanno cos'è Camemoro, di due frutti a caso. Già non mi vuole usurpare il titolo di sommelier dei succhi, ma secondo me Io ho detto due frutti, non tu non hai ce detto n'è. niente, scusa. Tra la pesca e l'uva, ragazzi, immaginate pesca, immaginate uva, immaginate il mezzo. Non ci riuscite? Venite a Geranium e provate il Camemoro. È una figata mangiare un piatto che praticamente ha al di sopra una gabbietta che devi rompere, tra l'altro fatta in maniera fighissima, e sotto ci sono ulteriori elementi che devi scavare. Ed è una descrizione poetica la tua. È una descrizione che non è avanti, di più. Avete tutte le consistenze, la cremosità, la croccantezza, ci sono dei semi all'interno e il dessert perfetto. Questo è un fuorimenù, non esiste. Mi piace l'idea dell'italiano che in realtà quando torna a casa dopo una cena beve la camomilla. Ce l'abbiamo un po' noi. Ho mixato la tradizione danese, Ingrid Marie Apple, che è una mela molto dolce, in infusione a 70 gradi e lo metto in infusione con fiori freschi di camomilla. Mi ricordo la mia nonna, mi faceva sempre la camomilla. Proseguiamo con una mousse alla liquirizia e succo di lampone ghiacciato. L'abbinamento del balsamico della liquirizia con la freschezza del lampone, sia in termini di acidità che in termini di temperatura, è delizioso. La dovete un po' rompere, raccogliere. E apprezzare. Qui usiamo una miscela di 50% caffè brasiliano, 50% colombiano, 100% arabica bean. Viene tostato in maniera leggera. Il caffè avrà una spiccata d'acidità, però molto più complesso a livello di aromi e strutture. Accompagno Franci in questa avventura del caffè dove generalmente la lascio sempre sola, ma ero preso bene. Continuiamo con la piccola pasticceria. Quindi abbiamo il bonbon cioccolato con crema di rosa all'interno e poi abbiamo il tortino di patate con noce moscata e yogurt. Il cuore è gelatinoso e ti lascia un fin di bocca di gusto di rosa, delicato, buonissimo. Mordilo! Lo dovevi mordere! Già no, è sbronzo. Ho Non capito? riesco più No, a... non è che sono sbronzo, dovevi dire. Mordilo, mordilo per far vedere l'interno. Ma io l'ho morso, ma l'ho morso dentro. Dovevi dirmi mordilo facendomi vedere l'esterno. Non sono io sbronzo, è Franci che non sa spiegare. Non è molto elegante fare questi bocconi comunque, cioè mordere non sai che cos'è. È a misura della mia capacità morsicatoria. Family picture? Bravissimi ragazzi. Grazie. Thank you for your job, really. Sì, esatto. La chiusura la faremo accasciandoci su una panchina al parco. Siamo usciti da Geranium, una veloce chiusura. Entro anch'io nell'inquadratura. La location è pazzesca, c'è questo ristorante che sta in pratica all'interno dello stadio, tant'è che si possono vedere anche le partite. Io non mi capacito di questa cosa. Molto bella la sala all'interno, cucina a vista. Noi eravamo in un tavolo bellissimo con i divanetti. Come piace a noi. Menù, un menù non vegetariano, ma neanche carnivoriano. Lo chef ha deciso di togliere tutta la carne e principalmente vegetariano, con spesso la presenza anche di
pesce, veramente veramente buono. Molti piatti ricordavano dei quadri. Io citerei il Botticelli, i Preraffaeliti, che Giano conosce in maniera incredibile. Non ti sbilanciare in territori che non ti appartengono. Questa bellezza abbinata al rigore nord europeo ha fatto uscire dei piatti secondo me pazzeschi. È per questo che io porto Franci, perché non sono in grado di espletare gli stessi commenti. Il servizio fresco, giovane, informale ma molto curato, ci hanno fatto sentire a casa. Nota che abbiamo super gradito: 1/3 dello staff è italiano, quindi nel video avete potuto apprezzare tutti i commenti e tutte le descrizioni in italiano. e Giano non si è dovuto sbattere sottotitolando tutto. Il prezzo ragazzi, Onesti, quando ci siamo seduti, nonostante sapessimo ovviamente il prezzo, siamo sbiancati, sono tanti soldi. È stata un'esperienza bellissima, ci riteniamo un sacco fortunati di averla potuta fare. Ci sentiamo di dire che è coerente con i prezzi che ci sono qui a Copenaghen e con il livello del ristorante. E con il livello del ristorante. Questo, ragazzi, vi ricordo, è un ristorante 3 stelle Michelin ed è anche al secondo posto della classifica 50 Best Restaurant dopo il Noma. Considerando che il Noma l'anno prossimo uscirà, perché chi vince la classifica l'anno dopo esce, mi sa che il Geranium diventerà primo in classifica. Così gli stai portando sfiga come ti portano sfiga quelli che dicono che il Milan vince lo scudetto. Farò finta di non aver sentito quest'ultimo commento di Franci. Detto questo, ragazzi, noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un like, condividere, iscrivervi su Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, TikTok. Non ci siamo su Pinterest, tra l'altro, però voi iscrivetevi. E noi ci potremmo magari rivedere al prossimo video.